E buonasera dalla sintesi ludica, ragazzi. Voi volete il sangue, volete i danni veloci, volete l'annientamento veloce dell'avversario. In questo mazzo Machamp Promo, che ce l'abbiamo qua, non andiamo, signore e signori, a curarci, andiamo solo ad attaccare come le bestie, come soltanto un buon lottatore fa. Due Riolu, due Machop, un Machamp di quello speciale, di quello che con 3 energie ti arriva a fare fino a 200 se tutto quanto va bene, un Machoke, due Tyrogue ragazzi velocissimi, un Machamp X e due Lucario di quelli che potenziano gli attacchi di tipo lotta. Questo significa che i Tyrogue ce li possiamo portare da 40 a 60 danni con 0 di costo, e Machoke, Machop e Machamp fanno dolori ragazzi. Due Pokéball, una comunicazione Pokémon per agevolarci negli scambi di carte e per trovare i Pokémon giusti, due caramelle rare per far evolvere i Machop e i Machamp, due luci della memoria per continuare a attaccare anche quando non abbiamo energie, e due ricerche accademiche. Ragazzi, un mazzo di quelli offensivi a merda. E quindi devastiamo i nostri avversari. Copiatevi questo mazzo perché è un capolavoro. Ce ne andiamo subito a rompere qualche culo. Vediamo un po' chi ci capita contro e vediamo di sfondarlo in 5 secondi. Si va, iniziamo noi una volta ogni tanto nella vita, signore, grazie. Giù Machop, abbiamo anche già Machop pronto e un Lucario là pronto che è per servirci. Vediamo un pochettino. Se capita Tyrogue all'inizio noi cominciamo già a caricare le altre carte, il che non è mai male, ma non ci è capitato. Stiamo attenti perché là c'è uno sbrigatito, quindi un probabile Muskerada che può essere abbastanza, diciamo, utile contro Machamp X. Io cazzo me lo sono chiamato però. Allora, energia, ricerca accademica, arriva Tyrogue un po' troppo tardi, non lo buttiamo in gioco per ora, andiamo di colpo basso semplice, 20 danni, uff, si va avanti, si ragiona, secondo turno Machoke e poi Machamp. Si va tranquilli, abbastanza sereni, devo dire il vero. Lui si cura perché incomincia a capire un pochettino l'antifona e noi altri continuiamo a pescare. Noi dovremmo cercare ora Riolu, cioè Lucario. Riolu, scusate. Quindi io direi quasi quasi che potremmo sacrificare una carta con comunicazione, magari proprio Tyrogue, che in questo momento non ci serve, oppure Machop. Buttiamo giù Machamp, arriva Riolu, buttiamo Riolu in campo, ne prepariamo per dopo, incominciamo a danneggiare ragazzi, 50 danni, puff. Con l'arrivo di Lucario ce ne andiamo a 70, ma poi ce ne andiamo a 140 con Machamp X. Avvelenamento, possibile ora 40 danni più avvelenamento nostro, vediamo un po'. Cerchiamo di capire se conviene o meno questo Machamp X. Io sto aspettando in realtà Machamp Promo, che è un po' meglio in questi casi. Vediamo un poco, 40 danni, ce li assuppiamo tranquillamente. Arriva l'altro Machop. Lucario ci garantisce la kill. 60 danni, dovremmo reggere più o meno tutto. Quindi noi facciamo una bellissima cosa. Come si suol dire, non sapendo né leggere né scrivere, per ora ci componiamo così. Continuiamo con Machoke. Lui non dovrebbe arrivare a farci 50 danni in un turno. Ci avveleniamo apposta e ci prepariamo a farlo evolvere dopo, così ci togliamo pure l'avvelenamento. Molto veloci qua nei danni siamo. Anche se dovesse evolvere non ce la fa caricare abbastanza energie ragazzi, quindi state sereni. Arriva grida aiuto e noi altri ci prepariamo a fare l'altra kill. Togliamoci il veleno. Vediamo un po' se arriva Machamp normale, che sarebbe buono. Arriva un altro Lucario. Machamp ragazzi.
I dolori dell'avversario qua li sente tutti. Sentite il grido di questo povero disgraziato. 140 danni. Non sono noccioline, ragazzi. Avversario impossibilitato a muoversi per la nostra velocità. Abbiamo un mazzo veloce d'attacco serrato. Addio, non ci curiamo, noi attacchiamo soltanto e basta. Arriva Snivy troppo tardi perché la partita è praticamente vinta. Vediamo un poco e abbandona l'avversario. Ragazzi, come avete visto, veloce, pratico e devastante. Ne facciamo comunque un'altra perché mi pare giusto farne sempre almeno due. Gamer Rauco se ne va così, sconfitto e umiliato, e noi tra l'altro lo ringraziamo pure. Ne facciamo un'altra partita con questo mazzo veloce a tempesta e non abbiamo neanche pescato Tairogu all'inizio, ragazzi, Se pescavamo Tairogu all'inizio era anche peggio per il nostro avversario. Trovato avversario, ci andiamo a togliere di mezzo anche lui e così ci dimostriamo che questo mazzo è veramente uno dei più veloci del meta attuale. Vediamo un po'. Testa, iniziamo stavolta per secondi. Non abbiamo la fortuna di pescare un Tairogu, ma attualmente ce ne freghiamo. 2 Pokéball però per noi, attenzione. Riolu dovremmo tentare di buttarlo all'indietro in favore di Tairogu in caso. Arriva Grimer. Dall'altra parte Giratina X e va bene. Subito le 2 Pokéball, ragazzi. Tairogu arriva. Tairogu è 1 e dall'altra parte Machop. Tairogu in campo. Machop, ricerca accademica. Altro Riolo e un Machop, ottimo. Finiamo il turno e aspettiamo l'avversario. Se lui ci avvelena noi ci ritiriamo velocemente e mettiamo Tairogu. Attenzione perché qua arriva Darkrai X che può essere un bel problema, I cosiddetti danni dalle retrovie. Arriva pure un Nilego. Situazione, devo dire il vero, non proprio ottimale, ma noi abbiamo l'altro Riolu, quindi potremmo pure sacrificare. Lui non ci attacca, ragazzi, non so perché. Noi però abbiamo pescato Lucario, quindi tentiamo un attimo di favorire la situazione. Potremmo fare una bella cosa qua. Che faremmo sicuramente a questo punto. Voi dite che sto facendo, lo so io, ragazzi. Luce della memoria. E ce ne andiamo direttamente ad attaccare. Con stoccata e toglievo 40. 60, scusate. Ora come ora, situazione abbastanza agevole. Siamo riusciti ad evitare grossi problemi caricando al volo Lucario con la sua vecchia mossa. Da là in poi toglieremo di più. Il nostro avversario è un attimo un poco fermo, devo dire il vero. Ragazzi, è difficile perché noi destabilizziamo molto con questi danni veloci che facciamo a lui, quindi diciamo ha poco da fare. Mantello gigante su Giratina mi pare pure giusto. Cerca un po' di agevolarlo per dopo, ma Giratina arriverà tardi, ragazzi. Lucario attualmente, anche se lui non ci interessa in attacco, va benissimo. Arrivano 20 danni più sicuramente i danni di Grimer. Va bene, non arrivano i danni di Grimer, ragazzi, non chiedetevi perché, ma tanto meglio per noi. Perché noi ora, in tutto questo, mi sa che ancora non ritiriamo e continuiamo a questo punto. Carichiamo un po' Machop e andiamo di stoccata.
60 danni e si va. C'era il dubbio se mettere il riolo o meno, non l'ho messo ragazzi, ma qua secondo me può essere stato un errore perché almeno se c'era Lucario facevamo più danni. Arriva Darkrai. Situazione buona perché ora se lui carica fai 20 danni su Lucario e noi abbiamo il tempo di ritirarla e mettere Tyrogue. Vediamo un po'. Ok. Giù Tyrogue che lo sacrifichiamo e andiamo avanti. Va bene. Energia su Lucario. Altro Riolu pronto. Fermi un attimo che ragioniamo. Noi faremmo 60 danni, il che praticamente attualmente non ci serve, quindi preferiamo la ritirata per mettere Tyrogue e favorirci poi con Machoke. Arriva anche Machoke. Tanto abbiamo una luce della memoria in caso ci riutilizziamo il contrasto. 40 danni arrivano e va bene così. Per ora ottima situation. Vi ricordo che lui è una X, quindi se noi riusciamo a danneggiarla bene è molto più pericoloso che lui abbia la X in gioco piuttosto che avere in gioco qualcos'altro. Se entra con giratina noi al limite ci agevoliamo. Vediamo cosa farà. Avversario alquanto confuso ragazzi. Mette giratina e si autodanneggia, ottimo. Si fa 20 danni ora. E si porta a 150. Noi entriamo con Machoke. E si entra in gioco. Vai. Arriva l'altro Lucario, lo aspettavamo da tempo. Ragazzi, e sono 90 danni. Giù. Vi ricordo che abbiamo la luce della memoria, Dovremmo aver vinto la partita. Una volta che lui ci attacca Machoke, noi entriamo con Lucario e abbiamo finito. 20 danni vanno benissimo. Dai, attaccaci. Che noi concludiamo col nostro bell'attacco. Ragazzi, entra Lucario e finiamo la partita. Ragazzi, è un bel mazzo, Comunque sia, diciamo, veramente si attacca tanto e a tempesta. Vai. Ci basta un'energia ora per caricare il vecchio colpo, il vecchio conio dei colpi e andare a fare stoccata che toglie la bellezza di 60 e abbiamo vinto pure contro un mazzo giratina X. Ragazzi, provatelo, veloce, pratico e devastante. Attacco a tutta forza per un mazzo di quelli che non vi scordate. Ragazzi, non ci si cura ma si attacca a tempesta e si vince a tempesta. Provatelo, fatemi sapere cosa ne pensate qua nei commenti e fatemi sapere se ne è valsa la pena. Alla prossima. Ringraziamo l'avversario. Dove cavolo è? Grazie. Compare, nonostante combattuto dignitosamente, mi dispiace, ti ringrazio e vi saluto a tutti. O magari ne facciamo un'ultima, va, vediamo un po'. L'ultimissima la vorrei fare perché non so quanto sono durate, ma mi sono sembrate abbastanza brevi in realtà. Ne facciamo un'altra, giusto per dimostrarvi che è un mazzo che è veramente bastone, ma bastona serratamente. Andiamo contro un avversario di livello più alto e noi gli facciamo di più il culo. Più sono alti di livello, più crollano malamente. E a noi ci interessa quello. Si va. Iniziamo noi altri e abbiamo finalmente Tyrogue ragazzi e ora sono dolori. Tyrogue, come vi dicevo, è bellissimo da avere all'inizio perché si fanno danni devastanti immediatamente. Stiamo attenti semplicemente se lui ha misti, che può essere il vero problema. Tocca all'avversario, vediamo un pochettino. I mazzi acqua ragazzi sono tutti così, se entra misti sono cazzi.
Va bene, noi altri attualmente, come si suol dire, stiamo da piatto e aspettiamo. Qual è il vantaggio, ragazzi? Quando mettiamo Teirogue noi danneggiamo e possiamo anche nel frattempo caricare quelli dietro. A Re Giratina X non è un problema, abbiamo visto. Si va, carica pure Frogadier, questo può essere un problema perché può andarci a fare poi danni con Greninja a Teirogue quando lo mettiamo dietro, quindi stiamo un attimo attenti a questo. Abbiamo un Machamp di quelli promo, già pronto, che è quello che fa danni devastanti se tutto va bene. Machamp X è bello, ragazzi, però sono sempre 2 punti, quindi Machamp promo è meglio da questo punto di vista. Attendiamo l'avversario che mi pare un po' addormentato, un po' tanto addormentato. Ruggito altera spazio e va bene per noi. Si va. Caramella rara pure arrivata eventualmente per evolvere. Ottima situation. Ce ne andiamo con i primi 20 danni facili e poi ce ne andremo a 40. E abbiamo pure un Lucario praticamente pronto. Ricerca accademica da parte del nostro avversario. Ora doppia carica di energia sicuramente. Altro Greninja, stiamo attenti perché lui dalle retrovie vuole fare danni. Arriva Greninja e qua su Teirogue lui vuole fare bei danni. 20 danni su Teirogue. E siamo, diciamo, messi bene come attacco, ma dobbiamo stare attenti perché la Teirogue ce la fa fuori, ma abbiamo pronto Lucario col fatto che Teirogue non carica. Almeno questo sì. Vai. Ottimo, la ricerca accademica ora era quello che ci voleva. Dobbiamo caricare velocemente Machop in Machamp. Via con le caramelle rare, troviamo Machop. Vai Machop, spunta, ti prego. Ok. Machop in gioco. Lucario pronto. Energia, ragazzi, purtroppo è brutto da dire, ma su Machop e non su Lucario. Vi spiego subito il perché, perché noi ora ci andiamo a caricare anche l'attacco pregresso di Machamp, ma quantomeno abbiamo già più resistenza. Arrivano subito i 40 danni. Greninja può essere un problema, stiamo attenti, Arrivano i danni di Greninja. Siamo costretti a mettere Lucario per ora. Mettiamo Lucario e stiamo tranquilli. Dovremmo più o meno resistere al suo attacco. Resistiamo, perfetto. Fermi, buoni perché stiamo caricando Machamp. Subito energia. Subito caramella rara. Subito Machamp. Subito attacco con Lucario. E anche Riolu nelle retrovie, ragazzi. Si va. Stoccata. Ce la portiamo a 80. 2 lanci di monete ed è giù. Lui per caricare giratina ha bisogno di starsi fermo un turno. Acqualame arriva, giù Lucario. Entra Machamp, che ha un bel quantitativo di vita, devo dire il vero. Fino ad ora, ok. L'altra energia arriva su Suicune, non me l'aspettavo, ragazzi, me l'aspettavo su Giratina, ma va bene così. Vuole fare un ritiro a questo punto, posso immaginare? Mantello gigante su Giratina e probabilmente metterà avanti Giratina a questo punto. Invece no,
attacco su Machamp. Va bene, buttiamoci giù sui Cune. Tutto sui Cune. 2 lanci su 3. Va benissimo. 200 danni, ragazzi. E questo è Machamp promo. Se ci riesce la stessa cosa su quello è fatta. Certo, se ci avessimo un altro Lucario basterebbero anche 3 lanci. Vediamo un po'. Ha bisogno di 2 turni per caricare lui. Vediamo un po'. Caramella rara. Greninja anche dall'altro lato. Fino ai 40 danni, ragazzi, quindi non vi preoccupate. Continuiamo a resistere. Lui ci attacca indegnosamente a Riolu perché ci vuole fare fuori le retrovie. Va bene. O la va spacca, ragazzi. Se ci capita un Lucario possiamo fare un po' di tutto, ma deve capitarci Lucario. Oppure una comunicazione Pokémon. Ragazzi, e ci capita proprio lui, il caro Lucario, che qua è stato provvidenziale. Si va col lancio delle monete, ragazzi. 3 monete e ce lo facciamo fuori. 1, 2 e 3. E si vince la terza partita. Ragazzi, qua è stata più rischiosa, ma è stata veramente tanto bella. E ci salutiamo ufficialmente con questo mazzo che spero che vi abbia fatto divertire. Si attacca di tutta forza e qua salutiamo il nostro Machamp X della vittoria. Machamp normale, scusate, proprio. Ai 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 ai. Belle partite, bel mazzo, veloce, pratico, ve lo consiglio. Detto ciò, ci vediamo alla prossima, non so che mazzo farò, ma ringraziamo l'avversario. Alla prossima, compà.